Sono anni che andiamo in giro per il mondo e stanno cercando di capire come definire il teatro che stiamo facendo. Da una parte realizziamo spettacoli molto intimi, dall'altra parte abbiamo costruito cerimonie olimpiche, spettacoli per il Cirque du Soleil. È chiaro che il nostro forse è un teatro totale di creazione, nel quale cerchiamo ad ogni volta dei modi per raccontare delle cose che conosciamo, le nostre storie. In questo caso raccontiamo di Julie, un'amica, uno dei fondatori della compagnia, una figura che è stata per anni proprio la stratega della compagnia, che ci ha lasciato così dopo una lunga malattia, però ci ha lasciato soprattutto questo suo sorriso, questa sua luminosità, che abbiamo cercato di tradurre immediatamente in uno spettacolo a lei dedicato e dedicato a tutti quelli che in fondo perdono qualcuno di caro, qualcuno di vicino, un amore, un pezzo della loro storia. Siamo una compagnia di quelle ultime, di quelle rarità dove degli artisti, un gruppo unito può sopravvivere anni. Stiamo per festeggiare i nostri 35 anni di vita insieme, 18 nazionalità riunite in una compagnia che poi ha questa caratteristica strana, perché siamo la lingua, diciamo, quella che abbiamo deciso che fosse la lingua della compagnia, e poi l'italiano, malgrado ci siano latinoamericani, ci sia gente che arriva da tutte le parti del mondo, e l'italiano è quello che in un qualche modo ci unisce, o che abbiamo cercato di far sì che fosse come il punto di unione tra di noi. È un teatro acrobatico, è un teatro dove gli attori hanno una, la potenza che gli è dato da un virtuosismo che si sviluppa in tante tecniche diverse, quindi sia un teatro di parola, però sono degli acrobati che portano la parola. È un teatro dove si potrebbe pensare fosse teatro danza, perché effettivamente sono tutti formati come ballerini e danzatori, sono tutti cantanti allo stesso tempo. Questo è un poco in fondo quello che ci avvicina a un certo tipo di teatro tradizionale orientale, dove gli attori hanno delle capacità e sviluppano tutta una serie di abilità che li rendono un poco delle figure con un carisma molto particolare. E poi quando hai l'occasione di vedere una compagnia, attori che per anni hanno lavorato insieme, ritrovi sulla scena come una tribù, ritrovi come gente che usa lo stesso linguaggio, che si muovono un poco allo stesso modo, e questo crea una magia e un'empatia molto particolare. Per te forse è lo spettacolo più scemo che abbiamo costruito, e allo stesso tempo il più commovente. Più scemo perché laggiù piaceva ridere di cose semplici, veniva alle prove, stava lì seduta e rideva di cose che ci faceva piacere che la colpissero, perché aveva questo esprit d'enfant, questo modo di vedere la vita con una certa luminosità, però la luminosità negli occhi che hanno i bambini, che si stupiscono, che si ristupiscono della stessa storia raccontata mille volte. Ed è anche pieno di commozione, perché vedere partire qualcuno che è così importante nella tua vita ti lascia come una profonda nostalgia. E poi raccontiamo il teatro. E abbiamo deciso di raccontarlo, quindi sventrandolo. Non ci sono quinte, ci sono tecnici che entrano, che escono, e alla fine dei conti mostriamo al pubblico quello che succede normalmente in quelle lunghe notti, in quei lunghi giorni dove si cerca di capire passo dopo passo, prova dopo prova, che cosa uno ha dentro e come farlo affiorare, come farlo emergere. E quindi uno spettacolo anche dedicato a tutti noi che nel teatro viviamo, che attraverso il teatro manteniamo vive delle storie o le reinventiamo, o che attraverso queste storie ci reinventiamo. È uno spettacolo che era nato per farlo un paio di volte, che adesso sta viaggiando un poco per tutto il mondo, e che credo che continuerà a viaggiare tanto.